Vi sarà capitato di pedalare e fare una grandissima fatica. La soluzione a questo problema potrebbe essere banale: gonfiare correttamente la ruota. Vediamo insieme come si fa. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Che fatica che faccio con questa bici, non va avanti. Radu, ma non vedi che hai le ruote sgonfissime? Da quanto tempo è che non le gonfi? Sì, ma è normale, da un anno che la gonfi. Da un anno, ma è tantissimo. Probabilmente sono sgonfie e hanno solo bisogno di essere gonfiate. È normale che si sgonfi da solo. Sì, certo, le camere vanno gonfiate regolarmente. Marco, vieni qua con la pompa che diamo una gonfiata alle ruote. Adesso vedremo insieme il modo corretto di gonfiare le ruote. Le camere d'aria nel tempo tendono a sgonfiarsi, per cui vale la pena tenere controllata la pressione di camera copertone in questa maniera, spingendo con il dito sopra il copertone, e se vediamo che il nostro dito tende a sprofondare vuol dire che hanno bisogno di essere gonfiate. Svitiamo il tappo della valvola in questa maniera. Se soprattutto la nostra camera non la gonfiamo da parecchio tempo, va spinto in dentro il tappo della valvola per sbloccare la valvola. Questo va fatto sempre regolarmente, se no non riusciamo a fare entrare l'aria all'interno della camera d'aria. Marco, vieni con la pompa. Poi infiliamo il bocchettone e gonfiamo. La verifica corretta per vedere se la gomma è abbastanza gonfia non è toccarla lateralmente, non è prenderla lateralmente come molti fanno, ma spingere proprio sopra il copertone. Il dito non deve affondare neanche un po', la ruota deve essere bella gonfia e dura, se no il rischio è che quando incontriamo un buco, prendiamo uno spigolo, la camera d'aria vada a schiacciarsi contro il cerchio, viene pizzicata e si fora. In questo caso noi abbiamo una classica pompa con bocchettone senza manometro, però ci sono tantissime pompe in commercio che hanno il manometro. La pressione a cui bisogna gonfiare il copertone è scritta sopra il copertone, ok? C'è scritto gonfiare da 65 PSI oppure i bar massimo di gonfiaggio, che in questi casi sono 4,5. Dopo la pressione che andremo a mettere nelle camere d'aria dipende anche dal nostro peso, per cui non è necessario gonfiarle sempre al massimo, anzi si può stare sui 3,5 bar in generale o non meno, e se uno ha un peso superiore si può andare su, però se noi già le gonfiamo circa quella pressione è una buona cosa. Quella che avete visto prima sulla bici di Radu è una valvola chiamata italiana o regina, però sono molto diffuse anche questo tipo di valvola, che è la valvola francese, che di solito si trovano su bici da corsa o bici sportive, che hanno il tappino che rimane agganciato alla valvola, per cui voi una volta che l'avete svitato non dovete toglierlo e nemmeno forzarlo, perché se per caso si spiega o si rompe il tappino, dopo la camera sarà da sostituire, da buttare. Normalmente una volta che si è svitato il tappino sopra, gonfiare con la pompa che abbiamo visto, con il bocchettone, una pompa con manometro a doppio foro. Se no ci sono anche altro tipo di valvole, come questa qua, che invece è detta valvola Schrader, che con la pompa che ho usato prima non si riesce a gonfiare.
per cui se abbiamo una pompa del genere utilizzare questo adattatore che si trova normalmente già con qualsiasi meccanico che lavora sulle biciclette, va avvitato sulla valvola, a questo punto si infila il bocchettone e si può gonfiare normalmente. Se no, se avete una pompa come questa con il doppio bocchettone, è molto semplice, basta usare il foro che è necessario in base alla valvola che avete. Vi sarà capitato di forare una volta o anche più volte e guardando il vostro copertone pensate che sia tutto in ordine. Però non è sempre detto, magari il vostro copertone, il battistrada del vostro copertone è ancora integro o poco consumato, ma magari il copertone è vecchio e la gomma ha perso di elasticità. Il consiglio che vi do con il copertone sgonfio è di fare questo test. Schiacciare il copertone e verificare che la gomma sia integra e non faccia delle crepe, che permettono ai frammenti di infilarsi facilmente all'interno di esse e andare a forare la camera d'aria. Nel caso in cui le faccia, la cosa migliore sarebbe sostituire il copertone.